Ciao, sono Salvo di Piazza e se sei nuovo di qui iscriviti al canale. Oggi ti faccio vedere due mie pedaliere che forse visto il periodo possono essere considerate un po' antiquate, no? Visto che il trend tende a favorire l'uso del digitale per diverse ragioni. Del resto anch'io utilizzo il digitale quasi ogni giorno in diversi ambiti, ma quando ricerco il suono, la qualità senza compromessi, questi rimangono i miei setup di riferimento. In questo video ti farò vedere due setup, uno più piccolo analogico e uno più grande che incorpora anche elementi digitali. Senza perdere altro tempo, cominciamo. Questa è la pedaliera piccola che utilizzo principalmente per sonorità semplici con pochi suoni, quindi rock, blues e derivati. L'ho progettata per essere adatta ad essere utilizzata su ampli monocanale dove magari non è presente il send e return e tendenzialmente è analogica. Sebbene ogni singolo pedalino poi a seconda delle esigenze possa essere sostituito con un altro, poi il cuore di questo setup è rappresentato dal delay analogico Diamond Memory Lane 2 e dal Choral Flange della Fulton, che è un chorus barra flanger, analogico anche lui. La catena degli effetti è abbastanza semplice, entro con la chitarra direttamente nel wah, il classico Cray Baby, è buffered, non ho ancora fatto la modifica per il true bypass, ma credo che non la farò perché essendo che tutti i pedali qui sono true bypass, un buffer a inizio catena tutto sommato mi aiuta a gestire, diciamo, il segnale lungo la catena. Poi dal Crybaby passo al Peterson Strobo Stomp 2 che è un accordatore stroboscopico e lui attualmente è settato per essere true bypass ma ha dei piccoli dip switch che permettono di settarlo anche con un buffer attivo. Poi dall'accordatore passo al BB Preamp che ovviamente è un drive ben conosciuto, questa è la prima versione e da qui vado al Zen Drive, è una reissue del Zen Drive relativamente recente e dallo Zen Drive vado a finire praticamente al Choral Flange e dal Choral Flange vado al Diamond Memory Lane 2 e dal Diamond Memory Lane 2 vado all'EP Booster che utilizzo appunto per boostarmi, per avere un boost volume per i soli. L'alimentazione di questi pedali è abbastanza semplice, utilizza una daisy chain che collega tutti i pedali tranne il Diamond Memory Lane che ha il suo alimentatore apposito. Poi questa daisy chain è collegata a un one-spot. Per quello che riguarda il cablaggio audio la situazione è un po' mista, diciamo che ho utilizzato cavi di recupero, prevalentemente comunque ho dei connettori neutri che con cavo George LS, questi sono cavi molto vecchi che ho fatto diversi anni fa. Parlando sempre di cavi di recupero, alla fine mi sono ritrovato a utilizzare anche questo cavo Herniball che comunque devo dire che non è niente male. Questa invece è tutta un'altra faccenda, come puoi vedere è molto più grande e complessa e l'ho progettata nell'ottica della versatilità, quindi suoni complessi, switching particolari ed è ideata e organizzata in modo da lavorare in simbiosi col mio amplificatore principale che è il Mark V della Mesa Boogie. E adesso ti faccio vedere come. Intanto partiamo col dire che il cervello principale di queste pedaliere è il GSC4 della G-Lab, che è questo qui. Questo è un looper molto interessante che ci permette di gestire numerosi pedali, cambio canali, pedali di espressioni e anche mandare e ricevere segnali MIDI. Per quello che riguarda il routing del segnale audio abbiamo a che fare con due circuiti indipendenti. Il primo è il circuito in front che parte da qui, la chitarra entra nel Polytune, dal Polytune vado al wah della Fulton, il Clyde Standard, e da qua vado all'input del looper. Dopodiché utilizzo i 5 loop a disposizione per pilotare il compressore e successivamente i drive. Dai loop esco in out e vado dritto all'ampli, nell'input dell'ampli. Il secondo circuito audio invece è relativo al send e return dell'ampli. Dal send dell'ampli mi collego all'input di questi 3 loop aggiuntivi satellite che sono controllati via MIDI dal GSC4 e nel primo loop ho inserito il mod factor e dopo il pedale volume, nel secondo ho messo il time factor dell'Eventide che è il delay e nel terzo ho messo il reverbero della Strymon, il Blue Sky. Dopodiché esco dall'out di questo controller, di questi looper aggiuntivi e ritorno
nel return in pratica dell'amplificatore. Per quello che riguarda invece la parte MIDI, io esco dal controller GSC4 con un MIDI out e attraverso i MIDI through praticamente riesco a controllare sia il mode factor che il time factor, lo switch del send e return ed anche lo switcher dei canali dell'amplificatore con questo dispositivo chiamato MIDI Amp Controller. Il GSC4 è un looper programmabile e questo significa che io posso creare delle patch e gestire contemporaneamente lo switch tra i pedali in front, tra i pedali in send e return, posso cambiare via MIDI nello stesso momento anche dei preset del mode factor e del time factor e posso allo stesso tempo anche cambiare il canale dell'amplificatore. Quindi è come se di fatto diventasse un multi-effetto analogico. Chiaramente non è una novità, anzi è un sistema che veniva molto utilizzato in passato e anche se oggi ovviamente va per la maggiore del digitale, questo sistema in termini di qualità sonora non ha rivali. Per quello che riguarda l'alimentazione, la maggioranza dei pedali sono alimentati dal GSC4, altri dal Pedal Power 2 Plus, mentre il delay invece ha il suo alimentatore. Di solito preferisco tenere i pedali in front con alimentazione separata rispetto ai pedali nel send e return per evitare il rischio di un ground loop. Adesso ti faccio una carrellata di suoni. I suoni che sentirai verranno registrati direttamente dalla camera, quindi non ti aspettare alta fedeltà da questo punto di vista, però in questo modo avrai modo di vedere come il looper gestisce lo switching più che altro dei pedali, degli Eventide e i canali dell'ampli. Oggigiorno, come sappiamo, l'utilizzo di pedaliere tradizionali come questo, di amplificatori, si è drasticamente ridotto fino a quasi a sparire del tutto in determinati contesti lavorativi. Chissà, probabilmente domani un giorno ritorneranno, ma se sei una persona che ha investito tanto nell'acquisto di strumenti analogici e sta pensando di vendere tutto per passare al digitale, ci rifletterei un attimino, perché in realtà esistono diversi modi interessanti che ti permettono di rivalutare i tuoi strumenti analogici anche in contesto digitale, e questo è un argomento che discuteremo in un video di prossima uscita. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se ti è piaciuto questo video o l'hai trovato utile in qualche modo, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.